Quello è il vulcano sacro di Bali e sulla sponda opposta di quel lago sorge un paese che non crema i propri morti né li seppellisce, bensì li lascia distesi sotto un albero sacro. Questo è il cimitero di Terunian, che è uno dei più incredibili che io abbia mai visto. C'è un albero gigante, unico nel suo genere, perché emana un odore che non fa sentire gli odori dei corpi defunti. Vi spiego meglio. Quella è la mia barca e sto per andare al cimitero. Ok, sto entrando con la mia guida dentro il cimitero. What's the name? Tarumanyan. Tarumanyan. Yes. So, are them from long time? Yeah. Until the brook, and they put here. Only they put here. How long? 1 month. 1 month ago. From all the skull from the dead body, they put here. It's only this one in all world. Yeah, only There- this one. Only this one in all Only world. one Is in this one? Bali. Yeah. From the family. Family put Yeah, money there. family they put. Yeah. But family are okay to put their body there. They are okay. Yeah. They want to do this. Yeah. Family, all the people from the Tunyan coming, all coming here. È la loro tradizione. E i sacchetti e tutti gli oggetti che vedete in video sono i beni che il defunto si porta nell'aldilà e che vengono messi accanto al suo corpo, vestito dei suoi indumenti e lasciato sotto questo albero. Qui ci sta il ritratto di una persona, qui i teschi, e là poi c'è tutta la foresta. E tutta quest'area si può raggiungere solamente dal lago. La popolazione di Trunyan, un remoto paesino che sorge sulle sponde del lago sotto il monte Batur, è una delle più antiche di Bali, che ha mantenuto alcuni riti ancestrali preesistenti all'arrivo dell'induismo su quest'isola, e tra questi c'è quello di non cremare i corpi né seppellirli, ma lasciarli in questo cimitero, protetti solo da canne di bambù per evitare di farli mangiare dalle scimmie che vivono qui intorno, in numero di 11, e poi la salma più vecchia viene spostata per far posto alla più recente. Io ho evitato di riprendere le salme dei morti. Ad ogni modo, se ti piacciono queste mie cronache, iscriviti a questo canale, è gratis e trovi tantissime altre storie che ti fanno conoscere diversi luoghi e culture del mondo. E adesso ritorniamo alla cronaca. Sentite questa leggenda, c'era una volta un esploratore che arrivò ai piedi del Monte Batur, qua su questo lago, qui sentì una fragranza incredibile che faceva di fatto uscire tutti fuori di testa, e allora andò alla ricerca di dove proveniva questa fragranza e arrivò al villaggio di Trunyan o Terunian. Qui incontrò anche una ragazza di cui si innamorò e la voleva sposare. Lei le disse: io ti sposo ma ad una condizione, che tu ci liberi da questa fragranza, da questo odore che ci fa impazzire tutti,
E lui allora continuò le sue ricerche e scoprì che l'origine di questo odore fortissimo proveniva da qui, da questo albero qua, che sembra sia unico nel suo genere, e scoprì anche che mettendo 11 corpi di defunti appena morti sotto questo albero si andava a compensare l'odore che emanava questo albero. E quindi ritornò al villaggio, sposò la ragazza, vissero felici e contenti e creò da allora questa cerimonia che esiste ancora oggi di porre 11 defunti della popolazione locale sotto questo albero perché effettivamente non c'è odore di corpi in decomposizione. Qui ci si arriva solamente in barca o in canoa e le salme vengono portate qui con delle canoe. E chi ha diritto a stare in questo cimitero sono solamente gli uomini che non siano morti per causa tipo un annegamento e che abbiano completato il ciclo della vita, ossia che siano arrivati alla morte sposati, che abbiano contratto il matrimonio. Ma ci sono diversi riti per descrivere questo momento. Questo è quello che si fa a Bali, ma adesso andiamo in Iran. Sono stato in Iran, dove a Yazd sopravvive ancora una minoranza della popolazione iraniana di origine ariana che pratica il culto dello zoroastrismo, la religione dualistica che si rifà a Zarathustra, che non seppellisce i propri morti né li crema, bensì li lascia su queste torri qui. O meglio li lasciava, perché adesso questa pratica qui, per motivi di salute pubblica, non è più ammessa. Come si chiama questo posto? Si chiama Dakhmeh Dakhmeh. o Torre del Silenzio. Qui a Yazd c'è una delle più grandi comunità zoroastriane al mondo, l'altra si trova in India, che è forse la religione monoteista più antica della storia, anche se sarebbe più giusto chiamarla dualistica, perché credono in due divinità, bene e male, ma credono anche nella purezza dei 4 elementi di terra, acqua e del fuoco. E qui a Yazd, dove Zarathustra, il fondatore dello zoroastrismo, è tradizionalmente ritenuto essere originario, c'è anche questo fuoco sacro che non è mai stato spento nei secoli. E lo zoroastrismo di Yazd è la più famosa delle religioni che ha e mantiene tuttora in alcune delle sue comunità più remote questa pratica legata alla dipartita dei defunti. Davuto, ma questa è una necropoli, quindi? È il cimitero. Tutto questo è il cimitero? Tutto questo è il cimitero. E queste case cosa sono? Sono i luoghi dove si offriva un pasto ai partecipanti del funerale per ringraziarli, e in alcuni spazi di questi veniva preparato il corpo del morto, che il becchino, il salar, si legava sulle spalle per portarlo sulla Torre del Silenzio in cima. Salar che non sarebbe giusto chiamare becchino, perché il salar era un sacerdote anche molto rispettato, che volontariamente dedicava la sua vita a quest'opera, tant'è vero che nel persiano odierno salar significa grande, signore, guida, e era una persona molto rispettata e di grande importanza. Il salar prendeva il morto, lo sviscerava, faceva uscire i liquidi, le viscere le dava in pasto ai cani, poi lo bendava con delle bende bianche, che è il colore, diciamo, della preghiera praticamente degli zoroastriani, e se li legava esattamente questi morti sulle spalle. Non c'erano queste scale che oggi state vedendo, era proprio montagna, si arrampicava letteralmente con il morto legato sulle spalle. Arrivato lì sopra c'era la torre
del Silenzio. La Torre del Silenzio era formata da 3 cerchi concentrici di mura. Sull'anello più esterno mettevano gli uomini, li mettevano seduti a 120 gradi, toglieva le fasce, metteva un legnetto negli occhi per tenere gli occhi aperti, gli uomini sulla fascia, sull'anello esterno, le donne su quello mediano, i bambini su quello interno. Li metteva seduti in quella maniera, era aperta verso l'esterno, vedete, e tutto attorno lì erano appollaiati gli uccelli carnivori, che appena se ne andava il salar scendevano, beccavano gli occhi la carne. Quando il salar saliva e vedeva che di un corpo erano rimaste solo le ossa, lì al centro c'è una fossa che si chiama ostudan, che vuol dire ossario. Nell'ossario metteva queste ossa, aggiungeva anche una sostanza acida che scioglieva anche le ossa. Perché facevano così? Perché secondo gli zoroastriani la terra, l'aria, l'acqua sono elementi sacri e il più grande peccato è inquinarli. Quindi in questa maniera sia anche il corpo come l'anima, secondo loro, tornava nel ciclo della natura, anzi la carne saliva proprio in cielo attraverso il corpo degli uccelli, e secondo loro quindi era questa la pratica. Ma adesso questo luogo rimane solo un posto turistico, aperto al pubblico, dove però non vedrai mai dei corpi di defunti lasciati all'aria aperta, come invece accade oggi, ancora, tuttora a Trun Nha. Per cui ritorniamo di nuovo in Indonesia, a Bali. Dopo essere stato al cimitero di Trun Nha sono andato a purificarmi con l'acqua al Tempio degli Elefanti, vicino ad Ubud, a Bali. Ma c'è ancora qualcosa che volevo aggiungere riguardo a questa cronaca su questo incredibile luogo a Bali. Questo video non vuole incentivare in nessun modo il turismo macabro, volevo semplicemente condividerti da giornalista che sopravvivono ancora tradizioni diverse da quelle a cui siamo abituati o che conosciamo normalmente, ecco. E per le persone di quel paesino lì è ancora un onore essere portati in quel cimitero lì. Vanno raccolti i soldi, va fatto il funerale, non è una cosa, insomma, turistica, però i turisti ancora vanno lì. E per questo, insomma, quello che ti vorrei dire è che anche se non hai mai visto un corpo morto in decomposizione, non ha neanche senso andare là, perché non ha senso. Ma mi premeva farti conoscere che nel mondo sopravvivono ancora culture di questo tipo che vanno preservate. Trun Nha.